a tutti, io sono Simona e ben ritornati sul mio canale. Oggi vi faccio vedere la clutch bag che molti appunto adesso questo periodo praticamente ce l'hanno tutti, la usano in molti. L'unica cosa un po' differente è che io l'ho fatto con il punto maglia, come avete visto. Se avete visto appunto l'altra borsetta l'avevo già fatta con il punto maglia e adesso vi ho fatto anche appunto la borsa così con la chiusura, quella da click clack, ok? Vedete il manico questo qua così, con appunto questo punto. L'unica cosa un po' differente, siccome avevo fatto già la pochette, ok, con questa chiusura, ve l'ho fatta vedere, in questo caso la chiusura la vado a mettere in un diverso modo, ok? Quindi lì in quel modo ve la facevo cucire poi dopo qui diciamo sul lungo della lavorazione. Qua siccome facciamo, cioè, vedete il buco, ok, per far passare la mano, che quindi chi vuole la borsa la può portare solo così, ve la faccio attaccare diversamente. Ok, il punto maglia ve l'ho fatto vedere già nell'altro video, però comunque qua ve lo spiego, anche un po' velocemente, ma comunque ve lo spiego. Molto semplice da fare, bellissima fettuccia, che adesso poi vi dirò qual è, che è comunque la stessa anche dell'altra borsa che vi ho fatto fare, che è uscito il video. Quindi sempre lavorazione bellissima, ma proprio anche morbida al tatto, quindi perché è licra, quindi si sente proprio bella morbida al tatto, bella liscia. Ok, quindi io vi lascio all'elenco del materiale e al tutorial, però prima vi ricordo che se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi avverte dei miei prossimi video e se il tutorial, il progetto vi può piacere lasciate anche un pollice in su. Il materiale quindi che ci servirà sarà, come sempre, io appunto mi sto trovando bene proprio con questa fettuccia elastica, wow, licra, ok, delle 3 sfere. E come sempre questo è un gomitolo da 300 grammi, sono 110 metri e consiglio l'uncinetto dal 6 al 9, uncinetto ferri. Ed è veramente bella perché comunque è elastica, quindi si fanno veramente tante cose, molto molto bella, ve la consiglio. Poi ho fatto tutto con l'uncinetto da 8 mm, ci servirà un marcapunti, l'ago, un pochino che abbia la testolina un po' grande perché ci deve passare appunto la fettuccia, le nostre forbici e poi la chiusura. La chiusura appunto dipende voi un po' la grandezza che volete fare, ok? Se volete farla più grande, più piccola, più lunga, più alta, cioè dipende tutto appunto dalla chiusura che volete. Questa qua è una chiusura interna, ok? Quindi da qui a qui sono 16, ve lo faccio vedere, vedete? Sono 16 centimetri, ok? Quindi io andrò a fare la misura anche del mio fondo in base alla mia clutch, perché infatti sappiamo benissimo che questo tipo di borse, pochette, qualsiasi cosa, il fondo praticamente vale in base alla clutch aperta, ok? Siccome ve l'avevo già fatta vedere, ok? Già facendo le pochette, appunto il fondo si prende la clutch aperta e si vede quanto si deve fare grande. Poi quello che io vi consiglio in base alla clutch che avete, anche leggermente più grande ma non più piccola, ok? Cioè se il lavoro arriva anche che sia qui a filo va benissimo, ma non che sia in dentro, perché una volta che se è troppo piccolo, quando poi dovete andare ad agganciare, perché poi salite solo con quella grandezza del fondo e andate ad agganciare la vostra chiusura, praticamente vi tira tutto il lavoro, ok? Quindi quello che io consiglio sempre, o giusta o anche leggermente di più, non più piccola, ok? Quindi io adesso andrò a fare il fondo per questa mia grandezza. Quindi abbiamo tutto, possiamo iniziare.
Il fondo, allora io l'ho fatto il fondo già, perché comunque appunto come ripetevo prima, se ognuno ha una clutch di dimensioni diverse, giustamente il fondo non può essere uguale per tutti. Quindi vi spiego giusto cosa ho fatto. Allora, io ho avviato, praticamente sono 11 catenelle, la 11ª catenella mi è servita solo per iniziare il lavoro e poi ho iniziato a fare 10 maglie basse. Quindi ho fatto giri di andata e ritorno di 10 maglie basse e per appunto la mia grandezza, ok, della chiusura, vedete, va benissimo. Mi sono tenuta leggermente qua un pochino più diciamo all'interno, ma qua adesso tanto facendo il giro del contorno, di tutto il contorno del fondo, andrò a coprire bene anche questa parte, ok? Vi consiglio sempre di farla giusta, comunque così, o leggermente anche più grande, mai farla più piccola, ok? Cioè, perché comunque poi una volta che si va a salire con il corpo della borsa e andando poi ad cucire o agganciare comunque la chiusura, se il fondo è troppo piccolo, quindi il corpo è troppo piccolo, quando andate a mettere la chiusura vi fa un po' così l'effetto, perché giustamente questa non è che potete, cioè, stringerla o allargarla, questa è così, siete voi che dovete andare a ridimensionare praticamente il fondo o comunque la borsa alla chiusura. Questa, allora, per questo filato, ok, come ce l'ho io, è un po' elastico, quindi anche se leggermente più piccolo, diciamo che va bene, sai, comunque lo si riesce un po' a modellare. Se invece avete un filato tipo il cordino, che non è elastico, quello comunque molto, cioè abbastanza rigido, quello appunto vi consiglio comunque di farla leggermente più larga. Ok, quindi io ho fatto giri di andata e ritorno di 10 maglie basse e l'ho fatta per 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 giri. Ok, vi do le misure, ma tanto servono a ben poco perché comunque non so se voi userete questo filato, se userete lo stesso mio uncinetto oppure comunque la mano sicuramente quella è diversa, quindi ognuno lavora appunto con la propria mano, se è più larga o se è più stretto, quindi molto mi chiedete, ah, quanto misura? Sì, ok, vi posso dare le misure approssimativamente, ma comunque poi sta molto alla mano di lavorazione, al filato che uno sceglie, al numero dell'uncinetto, quindi va in base a tante cose. Questo più o meno sono 13 e mezzo per un 16 centimetri, ok? Quindi 16 centimetri, vedete più o meno è la misura della clutch, dell'interno della clutch. Ok, quindi una volta che siamo arrivati qua, praticamente dobbiamo fare tutto il giro del contorno. Per fare il giro del contorno, appunto, si va a lavorare, come ben sappiamo, sulle maglie che dobbiamo andarle a prendere un po' da una parte e un po' dall'altra. Qui sul lato non ce l'abbiamo ben definite, quindi iniziamo subito negli angoli, facciamo 2 maglie basse, quindi una già qua, rientriamo qua dove abbiamo proprio finito, ok, e andiamo a fare la seconda. Volendo ci possiamo mettere il marcapunti in modo da vedere appunto dove finisce il giro e poi fare iniziare l'altro. Allora, abbiamo fatto la prima, adesso andiamo a prendere appunto un po' le maglie, sappiamo che qui non essendo ben definite ce le dobbiamo creare un po' noi, quindi la vado a prendere qua e una in queste due costine qui al lato, poi la mettiamo di nuovo qui al centro, ok, dove c'è il buchino, e di nuovo queste due costine. Ho finito tutto il mio giro, ok, del contorno e sono arrivata praticamente qui di nuovo all'inizio. Quindi adesso andremo a fare la chiusura per iniziare il punto maglia.
ok? Quindi ve l'avevo già fatta vedere nell'altro video, però ve la faccio rivedere se in caso chi non aveva visto l'altro video, che comunque vi lascio il link, la scheda qua sopra, per vedere appunto come si fa la chiusura, che lì la spiego un po' meglio, cioè la faccio vedere più volte, quindi riuscite magari a vederla meglio, e come si fa anche il punto maglia, che comunque è molto molto semplice. Quindi ho fatto appunto la mia ultima maglia qui lavorata, ho tolto l'uncinetto dalla maglia, vado sulla prima maglia bassa che avevo lavorato del giro del contorno, aggancio appunto l'uncinetto, la faccio passare dal dietro verso il davanti, aggancio la maglia, questa qua lasciata in sospeso, lascio di nuovo la lavorazione e la tengo con le dita in modo che non mi scappa, Poi vado sulla maglia, ok, vedete? Sulla maglia che c'è qua, quella dell'aumento che avevamo fatto. Quindi vado a mettere l'uncinetto praticamente in mezzo alla maglia, lo vado a mettere, ok? Passo dalla parte dietro, prendo il filo, lo tiro fuori, vedete sono molto morbida, rivado a prendere la lavorazione lasciata in sospeso che stavo tenendo con le dita, ok, quindi vado ad agganciarlo sopra l'uncinetto, aggancio il filo e passo dentro a tutte e due, ok? Quindi questa è la chiusura che andremo a fare sempre. Adesso nella prima è stata un po' difficoltosa perché dovevamo andare a prendere qua una maglia che avevamo fatto e si nascondeva un pochino. Adesso nei giri successivi, vedete, questa è la maglia bene della chiusura, ok? Quindi si va a continuare tutta il contorno con la lavorazione del punto maglia. Quindi questa è la prima e mettiamo il nostro marcapunti, ok, così sappiamo che il giro appunto è qua e poi dobbiamo andare a fare la chiusura. Quindi per ogni maglia sottostante noi andiamo a fare la maglia sopra. Quindi andiamo a prendere, per il punto maglia andiamo a prendere la maglia, non le due costine come facciamo sempre, ok, di qua della maglia, ma andiamo a metterci proprio qua sotto, dove c'è la V, in mezzo. E anche dalla parte dietro, vedete, dobbiamo andare a uscire proprio in mezzo alla V con la riga, questa qua orizzontale della maglia, che ci rimane praticamente al di sopra, ok? Quindi prendiamo il filo, tiriamo fuori e chiudiamo. Ok, e questa è il punto maglia. Molto bello, molto semplice da fare. Una lavorazione che va fatta solo per i giri così circolari. Infatti, come avete visto, io per il fondo non ve l'ho fatto fare perché non si può, cioè se si fa il giro di andata e ritorno che si gira al lavoro, purtroppo non si può fare. Invece per lavorare così tutto intorno, ok? Tipo adesso questa qua che sto facendo, l'altra che avevo fatto già il video dell'altra borsettina che è, in quel caso appunto si può lavorare questo punto. Ok, quindi facciamo tutto il giro appunto con la lavorazione e poi vi faccio vedere ancora una volta la chiusura, così almeno anche qua la vedete bene e riuscite a capire dove mettere l'uncinetto e come chiuderla. Sono arrivata alla fine del giro, ok, ho fatto tutto il giro, quindi vado a togliere il mio marcapunti, faccio sfilare l'uncinetto dalla lavorazione e mi vado a infilare nella prima maglia bassa che abbiamo lavorato dal dietro verso il davanti. Quindi agganciamo la lavorazione lasciata in sospeso prima e tolgo di nuovo l'uncinetto. Quindi la maglia, ok, che devo andare a lavorare è questa qua, che devo andarla a prendere proprio qua in mezzo. Anche questa che è quella della chiusura, si va a prendere proprio qua in mezzo. Quindi si passa il filato fuori, si aggancia di nuovo la lavorazione, quella che abbiamo lasciato in sospeso, e si va a chiudere.
vedete? E questa è la chiusura. E la chiusura appunto molto bella perché anche qua sembra una maglia lavorata, invece in realtà questa maglia non viene contata, quindi facciamo molta attenzione perché se poi dovessimo andare a contare comunque tutti i giri, cioè tutte le maglie, questa qua è la chiusura, quindi non viene contata. La prima maglia del giro è questa e l'ultima è questa, ok? Sono queste due. Questa è solo appunto perché non fa vedere la chiusura, che non c'è tipo la maglia bassissima che si vede che è tirata poi, che c'è la riga orizzontale che passa e tutto. Quindi appunto viene anche questa che sembra, la chiusura sembra una maglia lavorata. Ok, quindi si ricontinua con la lavorazione delle maglie e adesso da qui in poi praticamente andate un po' avanti voi quanto volete farla alta la borsa, cioè fate solo attenzione al gomitolo appunto che avete, in base che regolatevi un attimo da far lasciare comunque anche per la chiusura, ok, che dovete ricoprire la chiusura. Io vi dico nell'altra, quella verde appunto, cioè in questa qua che ho fatto 11 giri in totale, ok, 11 giri e poi appunto ho fatto la chiusura, quindi il gomitolo da 300 grammi appunto mi è bastato tutto. Quindi fate attenzione, se voi giustamente la volete più grande, prendetevi un gomitolo in più, così anche magari non rischiate che poi rimanete proprio all'ultimo e non riuscite più a coprirla o cose. Quindi io appunto con la mia lavorazione e la mia grandezza, ripeto, siamo sempre là, tutto dipende dalla grandezza della clutch, dalla grandezza dell'uncinetto che usate, dalla lavorazione della mano. Comunque io appunto vi dico che con appunto la mia mano, il mio uncinetto e tutto quanto, con la grandezza della mia clutch ho fatto 11 giri. Voi vedete, provate a farne 10, vedete un attimo quanto ce n'è di filato, quanto ve ne è rimasto, più o meno provate poi a vedere se vi può bastare per la chiusura, ok? Quindi sappiate che la chiusura che appunto vi faccio fare, ok, sono comunque delle maglie basse, ok, per tutta la lavorazione, ok? Quindi qua appunto ho lasciato, vedete comunque il buco per portarla così, se voi ad esempio la volete fare però tutta piena, sappiate che qua anziché delle maglie basse così magari vi serve un po' più di filato perché la maglia bassa viene un pochino più allungata, quindi sta un po' tutto a voi a come la volete. Ok, quindi andiamo avanti appunto facendo tutto il corpo della borsa e poi dopo vi faccio vedere come attaccare la chiusura. Ho finito i miei giri, ok, vedete mi sono alzata e in totale ho fatto 13 giri. Poi come filato mi è avanzato questo, ok, vedete non ce n'è molto, però ho preferito lasciarmene un pochino di più per poi adesso andare a mettere la chiusura ed essere sicura che mi bastasse, anziché poi magari andare a disfare un giro perché appunto non mi bastava. Quindi 13 giri già viene comunque abbastanza alta. Quindi ho finito il mio ultimo giro, ho fatto la maglia bassa e adesso vado a fare una maglia invisibile per chiudere il tutto, perché ci servono le maglie tutte belle definite, ok? Quindi chiusura invisibile, si fa uscire il filo di qua dall'ultima lavorazione della maglia che abbiamo fatto, si entra nella prima maglia bassa lavorata, si vanno a prendere le due costine solo e si passa il filo, poi si ritorna in mezzo da dove già esce il filato, quindi si mette l'uncinetto in mezzo facendolo andare nel dietro in modo poi da nasconderlo. Ok, si tira e vedete viene formata
la maglia di chiusura. Adesso io ho fatto già i segni di tutto quello che mi serve, adesso ve li spiego tutti. Una volta finito, ok, tutta la borsa, la dovete dividere così a metà. Allora, a me in totale erano 54 maglie basse. Quindi voi vedete un attimo quante ne avete, comunque la dividete a metà, quindi a me con 54 maglie basse sono 27 maglie da una parte e 27 maglie dall'altra. E quindi ho messo questi due pezzi di filo per tenere giusta la metà, ok? Poi adesso facciamo qui nel lato. Allora, siccome la chiusura adesso ve la faccio mettere in un modo diverso di quello che vi ho fatto vedere già nella pochette. Nella pochette anche qua che era il lato, che praticamente adesso ci va questa parte, ok, del lato, io questa parte qua ve la facevo lavorare, adesso invece questa parte ve la faccio lasciare libera, ma più che altro perché poi qua volendo si può mettere l'anellino per la catenella, per la maniglia, per il manico, per altre cose, ok? Quindi è un po' diversa la borsa dalla pochette, solo questo. Comunque fatta la metà, messo il vostro segno, ok? Adesso mettete 1, 2, 3, quindi 3 a sinistra e mettete il vostro marcapunti e altre sempre dalla cordina, ok, cioè dal filo qua, quindi 1, 2, 3, in totale devono essere 5, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 e rimettete il vostro marcapunti, ok? Quindi queste 5, ok, sarebbe praticamente questo pezzo da lasciare vuoto. Noi dobbiamo andare a iniziare a chiudere a ricoprire e chiudere la chiusura, la click clack, praticamente da qua. Da qui, qua lasciamo libero e poi qua. E adesso poi vi faccio vedere. Quindi, una volta messi, aver preso i 5 punti qua, dal marcapunti al primo marcapunti, praticamente devono passare, allora sono, contiamo anche il marcapunti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nell'ottavo mettiamo un altro marcapunti, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, quindi questa parte è la parte che lavoriamo con la chiusura. Poi questa parte qua, ok, che sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quindi queste 11 maglie è praticamente il buco dove poter infilare la mano, ok, e prendere i manici, cioè la chiusura così. Se la volete la potete fare, se no chiudete tutto. Però a me questa qua, questa borsa fatta così, ve la volevo proprio far vedere in questo modo, in modo che appunto chi la vuole la può portare come borsetta a mano, ok? Quindi prendendola qua dalla chiusura, oppure dal manico, mettendo un manico qua, ok? Quindi lasciamo di nuovo qua altre 11 maglie basse, quindi sono 2, 4, 6, 8, 10, 11, quindi 2, 4, 6, 8, 10, 11 e mettiamo un altro marcapunti. Quindi di qua di nuovo la stessa cosa che abbiamo fatto da questa parte. Qua ci dobbiamo lasciare le 5 maglie. Adesso abbiamo tutti i nostri segni, ok? Quindi voi vedete un attimo, dividetevela, fate, vedete un attimo anche qua il manico, cioè dove mettere la mano, quanto lo volete grande, perché se lo volete più largo lo potete fare più largo, se lo volete fare più stretto fatelo anche più stretto. Fate conto più o meno che ci devono passare le 4 dita, ok? Quindi vedete, a me qua, cioè
bello largo, però l'ho voluto fare apposta così, un pelino più largo. Quindi messi tutti i segni, tutto quanto, si prende la nostra chiusura e qua dove c'è praticamente, dove ho messo il filato nero, andiamo a fermarla. Una volta che abbiamo fermato appunto la nostra clic clac, prendiamo di nuovo la fettuccia, quindi iniziamo dove c'è il marcapunti, ok, dove abbiamo lasciato le 5 maglie tra un marcapunti e l'altro. Noi non andiamo subito nella maglia dove c'è il marcapunti, andiamo in quella dopo. Quindi ci rimettiamo di nuovo in mezzo alla maglia perché continuiamo la lavorazione praticamente del punto maglia. Quindi agganciamo, ok, il filo ce lo portiamo, vedete, così. E adesso per ogni maglia, ok, che andiamo a lavorare facciamo 2 maglie basse, praticamente questa sarebbe già la prima, quindi rientriamo dove adesso abbiamo iniziato e facciamo un'altra maglia bassa. Andiamo nella prossima, di nuovo ci mettiamo sempre al centro della maglia, ok, e facciamo le nostre 2 maglie basse. Vedete? Faccio 2 maglie basse per ogni maglia sottostante. Lavoro l'ultima e sono arrivata al marcapunti. Ok, vedete? Quindi questa è la maglia del marcapunti. Quindi questa qua, già questa prima maglia del marcapunti non la lavoriamo. Quindi adesso sappiamo che le maglie da marcapunti a marcapunti sono 11. Quindi 2, 4, 6, 8, 10, 11. Quindi adesso sto pezzo praticamente lo lasciamo senza la lavorazione, però noi andiamo a lavorare le maglie basse solo prendendo praticamente il manico. Quindi vediamo se riusciamo, allora proviamo a fare 11 maglie e vediamo come viene. Se viene coperta bene, ok, se no se ne possono fare anche 12, 13, ok? Quindi 2. Io ho fatto 11 maglie, ne faccio giusto ancora una, ok? Non le ho strette tantissimo, voi, cioè, perché volendo si possono stringere, però poi rimane pure brutto qua sopra, quindi quello che vi consiglio è non stringetele troppo, cioè lasciate una via di mezzo, ok? Ne faccio però giusto ancora una perché voglio che arrivi bene, perché io non devo andare a lavorare qua sulla maglia del marker, ma devo andare a lavorare poi subito a quella dopo, ok? E quindi ne faccio ancora giusta, sì, ancora una. Quindi ho fatto 12 maglie basse. Quindi questa quindi la salto, vado nella prossima, ok? E mi faccio di nuovo le 2 maglie basse. Quindi per ogni maglia sottostante 2 maglie basse sopra e arrivo di nuovo al prossimo marker. Sono arrivata, vedete, al marker. Il marker non l'ho lavorato, mi sono fermata a quella prima. Adesso qui ho le 5 maglie basse, quindi nelle 5 maglie basse, allora possiamo togliere qua il marker e anche il filo, questa qua che la tiene ferma. Quindi adesso vado a prendere semplicemente qua le costine, ok, non vado più a mettermi in mezzo alla maglia, prendo semplicemente le costine, vado a fare delle maglie bassissime, quindi 5 in questo caso, quindi 1, 2, 3, 4 e la quinta che è questa qua del marker, quindi tolgo il marker e faccio la quinta maglia bassa. Adesso vado nella prossima, ok, ho fatto le 5 maglie basse, adesso vado nella prossima, faccio ancora una maglia bassa, ma giusto perché mi serve per alzarmi, e vado a fare una catenella. Quindi adesso entro in questa maglia dove ho fatto la maglia bassa con la catenella, entro di nuovo in mezzo, ok, per fare
la lavorazione della maglia normale. Ok, quindi come se fossero già le due maglie. Quindi andiamo nella prossima maglia e facciamo le due maglie basse. Quindi di nuovo, e arriviamo di nuovo fino al marcapunti. Sono arrivata di nuovo qui al marcapunti, quindi adesso vado a lavorare solo la parte della clic clac e vado a fare di nuovo le 12 maglie basse, perché qua ne avevo fatte 12 e quindi qua ne facciamo pure 12. Ok, quindi cerchiamo di fare allo stesso modo. Se qui ne facciamo 15, facciamone anche qua 15. Fatto le mie 12 maglie basse, quindi non vado a lavorare questa del marker, vado sulla prossima e di nuovo mi faccio le mie doppie maglie basse, ok, fino ad arrivare di nuovo al marker. Sono arrivata di nuovo dove c'è il marcapunti, quindi togliamo pure qua tutti e due i marcapunti e anche il filato della chiusura. Ok, e di nuovo ci rifacciamo le 5 maglie bassissime. Quindi 1, facciamole larghe, io mi sono dimenticata prima, però cerchiamo di farle morbide da non stringere. E 5. Ok, adesso tiriamo fuori un po' il filo, lo tagliamo, ok, lo facciamo, ok, passare da qui. Quindi con il filato, vedete, ce l'abbiamo fuori, adesso lo dobbiamo andare a mettere dentro. Quindi lo inseriamo nell'uncinetto e andiamo a metterci praticamente qua dove inizia praticamente tutto il giro. Ok, ci andiamo a mettere proprio qua, che lo facciamo passare, ok, dalla parte dietro. Ed eccola qua la nostra borsetta finita, sistemato tutti appunto i fili, e poi ci ho messo appunto questa, ok, questa tracolla bellina, proprio molto molto bellina. Ok, l'ho agganciata praticamente qua dove ci sono le 5 maglie, vedete, le 5 maglie basse. L'ho agganciata semplicemente qua ed è per quello che ve l'ho fatta fare in questo modo, che non vi ho fatto lavorare tutto, proprio perché appunto volendo mettere, siccome è una borsa questa, ok, viene fatta come borsa, se uno vuole giustamente la tracolla, il manico comunque fatto in resina o che sia, almeno ha il posto per metterlo. Ok, ed eccole qua. Quindi avevo fatto anche questa qua verde, un pochino più grande questa verde, questa qua invece, questa arancione, è un pochino più piccolina, sempre anche questo con appunto la tracollina. Molto carine, come vedete, sono anche queste molto semplici, perché appunto come abbiamo visto già la pochette appunto era comunque veloce e semplice da fare. Questa pure, l'unica cosa che cambia un po', vabbè, il punto maglia, che ve l'ho fatto rivedere avendo fatto già le altre borsette, però appunto questa qua, la chiusura del manico, appunto l'ho fatto diverso da quello che avevo fatto in precedenza, quindi l'unico, diciamo, cosa che cambia è un po' questa. Quindi io vi ricordo che se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi avverte dei miei prossimi video, e se il progetto vi piace lasciate anche un pollice in su. E noi ci vediamo al prossimo progetto. Ciao!